Test televisivo e YouTube. Test audio. Test audio.
Se chiudete le porte, per favore, grazie. Chiudete le porte, grazie. Allora, ben trovati, grazie ancora ai capigruppo che ho dovuto convocare, ho dovuto anticipare la conferenza dei capigruppo prima del Consiglio, quindi abbiamo fatto anche quella in maniera tale che fossero iscrivibili altri 4 punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Il primo punto di questo Consiglio è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Se nessun consigliere chiede di fare osservazioni, si intende approvato il processo verbale dell'11ª, 12ª e 13ª seduta pubblica di mercoledì 1, giovedì 2 e martedì 28 aprile. Punto 2. Comunicazioni mie riguardano, scusate, punto 2, per favore, hanno comunicato congedo il Presidente Stefani, il consigliere Calzavara e la consigliera o il consigliere Besio. Prego, consigliera Sambo. Sì, grazie Presidente. Io vorrei proporre alla Presidenza ovviamente, ma a tutto il Consiglio, un minuto di silenzio per le 3 tragiche vittime sul lavoro, i braccianti di Chioggia, ma anche per tutte le vittime sul lavoro, insomma, che ci sono state, credo siano 24 da inizio anno in Veneto. Grazie. Assolutamente condivisibile. Prego. Grazie. Punto 3, consigliere Montanariello. Interrogazioni e interpellanze. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze, allegato all'ordine del giorno e pubblicato sul sito istituzionale. Punto 4, risposte della Giunta regionale alle interrogazioni e interpellanze. Allora, c'è un IRI numero 14 dell'11 febbraio 2026 del consigliere Cunegato. L'assessore competente è l'assessore Gerosa. L'oggetto è stato di agitazione del personale dei pronto soccorso dell'azienda ULS8 Berica. La Regione si faccia carico delle criticità segnalate. Consigliere Cunegato, prego. Le condizioni del pronto soccorso in Veneto sono davvero disastrose, tragiche. Mi permetto di ricordare che il pronto soccorso è il baricentro dell'ospedale e sono d'accordo con quanto abbiamo detto prima in Consiglio, non è possibile ricevere risposte così tardi a un'interrogazione, perché questa interrogazione è vecchia, tant'è vero che ne ho fatta un'altra sui pronti soccorso. Questa interrogazione parla di una agitazione mossa dai sindacati a Vicenza che segnala le condizioni di lavoro critiche nei pronti soccorso, ma dopo c'è stata un'evoluzione, perché questi sindacati sono andati dal prefetto. Allora, nell'ULS8 ci sono 80 medici che lavorano al pronto soccorso, di questi solo 60 sono strutturati. Gli infermieri spesso si trovano nella necessità di, scusate, solo 20 sono strutturati, 60 da cooperative e gettonisti. Spesso non sono preparati, spesso non hanno fatto la specializzazione e non sono affidabili. Pensate che dopo la segnalazione al prefetto 18 medici su 60 sono stati allontanati, 18 medici su 60. Questi sono i medici che vanno in frontiera, che escono con l'ambulanza. Quindi non essere preparati, non essere affidabili è questione di vita o di morte. Noi abbiamo segnalato questa preoccupazione, ma ne abbiamo segnalata un'altra nel frattempo.
Perché guardate che il governo Meloni ha fatto una legge nel 2025 dove dice da una parte che bisogna internalizzare i lavoratori, quindi l'obiettivo appare essere giusto, ma dall'altra dice che se mancano dei lavoratori bisogna fare i cosiddetti appalti genuini. Cosa significa appalto genuino? Che bisogna appaltare tutto il servizio. Grazie, consigliere. Guarda, sono 5 minuti per la presentazione. Sono scaduti. Me ne avete dati 2. Sono scaduti. Ma perciò sono 5 da regolamento, Me ne avete dati 2. È una ieri. 2 minuti. Prego, Assessore Gerosa, prego. A modo di aggiungere nella replica il resto. Grazie Presidente. Prima di rispondere, una piccola... Per favore. A rispondere non c'è tempo. Allora, con deliberazione numero 960 del 13 agosto 24 la Giunta regionale ha approvato un piano strategico di prevenzione e contrasto degli effetti della carenza di personale del sistema sanitario regionale, istituendo a tale scopo una cabina di regia sulla carenza di personale al fine del coordinamento delle diverse linee di intervento per affrontare efficacemente le esigenze del sistema sanitario e rispondere prontamente alle richieste della popolazione. In attuazione del suddetto piano regionale di contrasto alla carenza di personale sono stati adottati numerosi provvedimenti enumerati al punto AC dell'allegato A della DGR 186 del 24 marzo 2026. Sono state attivate le conseguenti azioni ivi previste. Da ultimo è stata adottata la deliberazione 60 del 10 febbraio 2026, con cui la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per migliorare la retention del personale nelle aziende sanitarie e per la gestione delle dimissioni inattese, stabilendo che aziende ed enti del sistema sanitario regionale del Veneto siano tenute all'applicazione omogenea delle stesse al fine di promuovere una più ampia diffusione delle pratiche preventive nei diversi contesti del sistema sanitario regionale e garantire una maggiore coerenza e sistematicità nelle azioni rivolte al contenimento del turnover non fisiologico. Con particolare riferimento al personale operante presso i servizi di pronto soccorso, si evidenzia che a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo del comparto sanità avvenuto in data 27 ottobre 2025, con deliberazione numero 83 del 25 febbraio 2026, la Giunta regionale ha prontamente approvato la ripartizione delle risorse destinate a tale personale, da ultimo con legge 30 dicembre 2024 numero 207 per il riconoscimento delle indennità di pronto soccorso per il periodo 2023-2026, riconoscendo complessivi 44.244.935,21 euro. Analogo provvedimento era stato adottato anche nel corso dell'anno 2024 per la dirigenza medica con DGR numero 280 del 21 marzo 2024, al fine di ripartire tra le aziende le risorse destinate dalle leggi di bilancio di diversi anni e da ultimo dalla legge 30 dicembre 2024 numero 207, al fine di riconoscere tali indennità legate alle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale operante nei servizi di pronto soccorso. Relativamente al reclutamento del personale medico della disciplina di medicina di emergenza e urgenza, con deliberazione numero 168 del 17 marzo 2026, Azienda Zero ha indetto un concorso pubblico per complessivi 165 posti, attualmente in fase di istruttoria, nell'ambito del quale 35 risultano imbanditi per l'uso ottomerica. Inoltre aperto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il reclutamento temporaneo presso le strutture di emergenza e urgenza e di pronto soccorso delle aziende OUS del Veneto di medici specialisti cittadini UE ed extra UE. Per quanto riguarda nello specifico la situazione pronto soccorso dell'azienda Ulsotto Berica, la medesima sentita in proposito ha riferito che, anche a seguito dell'incontro in prefettura a cui accenneva il consigliere del 16/2/2026 tra azienda e parte sindacale, azienda ha avviato un percorso di analisi e di intervento finalizzato ad assicurare la continuità dei servizi, la tutela degli operatori e pazienti e la progressiva stabilizzazione delle dotazioni, in coerenza con le indicazioni regionali e la normativa nazionale. In tale contesto, a fronte di un fabbisogno personale che risulta essere esclusivamente medico e non riguardare il personale... Concluda, per favore. L'azienda ha dichiarato che la missione aziendale rimane prioritariamente orientata alla progressiva internalizzazione delle attività di pronto soccorso aziendali attraverso il potenziamento delle dotazioni organiche mediante procedure concorsuali e assunzione di personale dirigente medico. In via integrativa e ove necessario, l'azienda ricorre a strumenti prioritari consentiti dalla normativa vigente, quale acquisto di prestazioni del personale interno, incarichi libero professionali, accordi interaziendali per l'acquisizione di prestazioni da altre aziende USA e ulteriori forme contrattuali ammesse. Se mi consentite una sola cosa, perché bisogna fare una critica di tipo semantico e lessicale, non so quale voglio applicare al consigliere. Ho fatto per anni, prima di fare il cardiochirurgo, il medico di guardia medica nel Primiero, dove l'ospedale più vicino è a Feltre, quindi mi è capitato di portare un sacco di pazienti in ambulanza, come dicevi, e non siamo dei criminali che fanno secchi i pazienti portandoli in ambulanza, perché siamo medici, nel momento in cui ci siamo laureati siamo medici
e quindi siamo in grado di dare risposte assistenziali ai pazienti anche in condizioni di urgenza e emergenza. Ci devo solamente sottolineare questo. Grazie. Grazie. Consigliere Cunegato, le do qualche secondo in più. Prego, così la chiudiamo qua questa partita. Assessore Gino Gerosa, se legge così velocemente non capisco niente, ho dei problemi cognitivi io e dopo se legge così velocemente che manca sua pressione e non va bene. Allora, Marcato dice bravo, ma spieghiamo, queste critiche non è che le ho fatte io, ok? Le ha fatte il sindacato e il prefetto ha allontanato 18 persone su 60. Vorrà dire proprio che se ha fatto questo riteneva che quelle persone non fossero in grado di svolgere il loro compito. Parli col prefetto e non con me. Dopodiché finisco il ragionamento di prima, perché la situazione è gravissima. Lei ha fatto una lista di provvedimenti che non funzionano se siamo in queste condizioni. Che cosa rischiamo se non intervenite subito? Per quello non dovevi rispondermi 6 mesi dopo a un'interrogazione. Rischiamo che siccome a giugno scadono le convenzioni con le cooperative e siccome la Meloni ha fatto questa legge l'anno scorso che parla di appalti genuini, che noi arriviamo a privatizzare completamente il pronto soccorso di Valdagno, il pronto soccorso di Noventa, tutti i codici bianchi del pronto soccorso di Sant'Orso, che sono il 65%. Voi capite benissimo che una volta che tu hai esternalizzato tutto il servizio non torni più indietro. Quindi io ritorno a dire che se si fa un'interrogazione non si può ricevere una risposta 6 mesi dopo e la Giunta deve lavorare di più per dare una risposta, se no usciamo. E chiedo, usciamo dai termini ma anche dal senso del dibattito e se non basta faremo più consigli. Ma dopo voglio dire che la Regione deve intervenire per impedire che ci siano queste esternalizzazioni totali, perché il pronto soccorso è il baricentro dell'ospedale, ci vuole un'equipe duratura, perché solo l'equipe duratura conosce il cardiologo, conosce il pneumologo, conosce chi fa i raggi. Allora non possiamo permetterci la privatizzazione totale del sistema, perché privatizzazione totale del sistema significa che non si torna più indietro. Ecco, per cui io davvero non sono soddisfatto di questa risposta. Grazie. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, il punto 5. Viene dato per letto l'elenco delle interrogazioni a risposta scritta iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 111,4 del regolamento. Punto 6. Entriamo nel vivo del Consiglio. Disegno di legge relativo alla modifica della legge, modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, numero 3, nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. Il progetto di legge numero 64, la relazione della seconda commissione, il relatore è il consigliere Patron e il correlatore la consigliera Bigon. Allora darei la parola al relatore, prego. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il disegno di legge nasce dall'esigenza di approvare il quadro normativo in materia di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti progettati in prossimità di confine regionale. La legge regionale lombarda del 9 dicembre 2025, numero 18, seconda legge di revisione normativa dell'ordinamento 2025, ha recentemente modificato la legge regionale del 12 luglio 2007 numero 12, recante norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche. La modifica ha introdotto una specie di disposizione in base alla quale i procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche poste a meno di 10 km dal confine regionale, sono sospesi fino alla sottoscrizione a riguardo dell'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Alla luce di ciò, la Regione Lombardia, con nota a firma dell'assessore all'ambiente e al clima del 4 marzo 2026, ha trasmesso all'assessore all'ambiente e del clima, parchi, protezione civile della Regione Veneto una richiesta di disponibilità all'avvio di un percorso di definire dell'intesa dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione. Il confine
Lombardo-Veneto, infatti, è particolarmente interessato dalla presenza di impianti di smaltimento di rifiuti e dalla progettazione connessa alla realizzazione di nuove strutture a ciò adibite. La modifica della legge regionale Veneto 21 gennaio 2000 numero 3, recante nuove normative in materia di gestione di rifiuti, si propone pertanto di allineare il quadro normativo in riferimento a Veneto come quello lombardo, per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti, nella prospettiva di intraprendere il percorso di definizione dell'intesa dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione. Nessun onere a carico del bilancio regionale deriva dalla modifica di tale proposta. Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 aprile 2026 e ha assunto il numero 64 tra i progetti di legge della 12ª legislatura. In data 22 aprile 2026 è stato rassegnato alla seconda commissione in sede referente e alla prima in sede di consultiva ai sensi dell'articolo 66 del regolamento del Consiglio regionale. Il testo presentato si compone di 3 articoli. Articolo 1. Propone, come detto, una modifica all'articolo 21 della legge regionale numero 21 del 2000, numero 3, in base alla quale i procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche dipendenti a riguardo della realizzazione di nuove discariche, a meno di 10 km dal confine regionale, sono sospesi fino alla sottoscrizione a riguardo dell'intesa dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo sulla sua pubblicazione del bollettino ufficiale della Regione Veneto. Nella seduta del 30 aprile la seconda commissione ha approvato alcune modifiche al testo presentato in accoglimento di specifiche proposte emendative. Nello specifico si prevede l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e della Commissione Consigliare competente sullo schema di intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi. È stata altresì inserita un'ulteriore disposizione in base alla quale la Giunta regionale entro il 31/12/2026 dovrà definire le modalità in ordine di applicazione di detti criteri localizzativi, tenendo conto dei fattori di pressione ambientale e in considerazione agli elementi di potenziale impatto presenti nel territorio. Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali in data 4 maggio 2026, della prima Commissione Consigliare all'articolo 66 del regolamento in data 5 maggio 2026 ed essendosi avvalsa in sede d'esame dell'assistenza giuridica garantita ai servizi affari giuridici legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali, la seconda Commissione, nella seduta del 6 maggio 2026, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale 64 e lo ha licenziato a maggioranza. Modifica della legge regionale dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000 numero 3. Articolo 1. La legge regionale 2003, dopo il comma 4 sono stati inseriti i seguenti. 4 bis. I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti posti a meno di 10 km dal confine regionale, sottoposti a valutazione di impatto ambientali, sono sospesi fino alla sottoscrizione e al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117,8 della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono stati acquisiti anche i pareri del Consiglio delle Autonomie Locali e della Commissione Consigliare competente. 4 ter. L'applicazione dei criteri localizzativi di cui al comma 4 bis deve tener conto della pressione ambientale secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale entro il 31/12/2026 in considerazione degli elementi di potenziamento dell'impatto del territorio. Io ho concluso.
Grazie consigliere. Consigliera Bigon in qualità di correlatore. Prego. Grazie Presidente. Questo progetto di legge, il progetto regionale numero 64, nasce da una finalità certamente condivisibile, che perseguiamo da tempo: rafforzare la tutela sanitaria e ambientale delle popolazioni residenti nei territori di confine, dalla crescente pressione derivante dalla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti. Si tratta certamente di un tema concreto e non teorico. Basti pensare che nell'area di confine tra Verona e Mantova sono stati presentati nell'arco di poco tempo 4 diversi progetti di discarica. È proprio questa progressiva saturazione impiantistica a rendere necessario un intervento normativo serio ed efficace. Rivendichiamo il contributo fornito dalla minoranza al miglioramento del testo. In Commissione, infatti, in sede referente è stata accolta la nostra proposta di prevedere il coinvolgimento delle competenti commissioni consigliari sullo schema di intesa tra la Regione confinante. Si tratta di un presidio democratico importante che consente al Consiglio regionale di esprimersi prima che la Giunta sottoscriva l'accordo, evitando che la successiva legge di ratifica si trasformi in un mero passaggio formale, ma che venga condiviso e discusso. Accogliamo inoltre con favore il riferimento alle regioni confinanti, perché il problema non riguarda esclusivamente il confine con la Lombardia, ma può interessare anche altre aree del Veneto. Pur condividendo le finalità del provvedimento, riteniamo però indispensabile che il testo venga rafforzato attraverso l'accoglimento di emendamenti e di ordini del giorno che abbiamo presentato. In particolare, la misura della fascia dei 10 km dal confine regionale deve essere definita in modo chiaro e inequivocabile. La norma oggi infatti non specifica con precisione né i criteri cartografici né le misurazioni e le modalità. Senza regole certe, il rischio concreto è quello di aprire la strada a interpretazioni difformi, contenziosi e possibili aggiramenti della norma stessa. Una legge che vuole davvero limitare la pressione impiantistica non può lasciare margine alcuno, proprio sul criterio territoriale che ne costituisce il fulcro. Allo stesso modo, riteniamo fondamentale che il provvedimento sia dichiarato urgente. In assenza di tale dichiarazione esiste il rischio concreto che la moratoria introdotta per legge finisca per essere non applicata, vanificando di fatto gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria dichiarata dal legislatore. È su questi punti che si misurerà la reale volontà politica della maggioranza. Perché delle due l'una. O questa legge vuole davvero rappresentare un argine alla proliferazione delle nuove discariche nei territori di confine, oppure rischia di trasformarsi in un provvedimento di fatto privo di efficacia, lasciando volutamente aperti spazi interpretativi e temporali che consentirebbero comunque il proseguimento di procedimenti già in corsi o addirittura di nuove iniziative localizzative. Quindi occorre accogliere, riteniamo, questi emendamenti e ordini del giorno proprio per rafforzare il provvedimento. Senza norme chiare sulla determinazione della fascia dei 10 km, senza dichiarazione d'urgenza e senza garanzie concrete sull'effettiva applicazione delle limitazioni previste, il rischio è che questo provvedimento si riduca a un'operazione di facciata, mentre i territori continuano a subire una pressione ambientale crescente e insopportabile. Riteniamo dunque essenziale poi che nella concreta applicazione della legge trovino attuazione i seguenti criteri direttivi. Nell'intesa infatti dovrà essere tenuto conto del regime di sospensione, che il regime di sospensione sia esteso anche agli ampliamenti, ai rinnovi e alle modifiche sostanziali degli impianti esistenti. Siano fissati tempi certi e vincolanti per la conclusione dell'intesa. Venga introdotto il principio della valutazione commutativa degli impianti, così come previsto dalla normativa europea. Va inoltre affrontato e introdotto un tema importante, che è un nodo dirimente. La tutela ambientale della salute pubblica esige che venga reinserito il divieto di realizzazione di discariche per amianto nelle aree di ricarica degli acquiferi, a salvaguardia di risorse idriche strategiche e particolarmente vulnerabili sotto il profilo ambientale, nonché a tutela della salute pubblica. Grazie.
Grazie consigliera Bigon. Allora, le relazioni sono terminate. Relatore con relatore, apriamo la discussione. Ricordo che ci sono 20 minuti per il primo oratore e 10 minuti per il secondo. Prego, consigliere. Dov'è? Consigliere Leso. Consigliere Leso, grazie Presidente. Egregio Presidente, assessori, colleghi tutti. Credo sia verosimile pensare che il piano regionale dei rifiuti, che è stato aggiornato col DGR 988 del 2022, l'articolo 15,4 delle norme tecniche di piano e di 2 progetti di discarica di amianto presentati a Caluri di Villafranca e a Valeggio, siano oggetto di un'intensa attività dei consiglieri regionali, in particolare quelli del Veronese. Mozioni, interrogazioni fin dalla passata legislatura, per arrivare ad oggi con mozioni, ordini del giorno ed emendamenti nella presente legislatura ed ora una proposta di legge. Una proposta di legge a stregua di quella della Regione Lombardia che è stata approvata a dicembre. Tanto fermento da parte nostra per sottolineare con forza la nostra contrarietà a 2 impianti in una zona, quella del Villafranchese, oggetto fin dal lontano 1986 di discariche per rifiuti tossici a Caluri e discarica di rifiuti urbani a Valeggio. Impianti che hanno lasciato il segno non solo nelle comunità, ma un impatto ambientale negativo che pagheranno le nostre future generazioni. A Caluri si propone una discarica di amianto in adiacenza ad una discarica di rifiuti tossico-nocivi classificata B2, già oggetto di bonifica per intromissione di rifiuti tossico-nocivi non conformi. A Valeggio, un altro progetto di discarica di amianto in aderenza alla discarica di rifiuti urbani in regime di post mortem che ha il percolato che sta inquinando suoli e in futuro le falde. Il Villafranchese è una zona di ricarica degli acquiferi di pregio e di tutela ambientale. È allo stesso tempo aggredita da cave e da discariche che ne compromettono sia la tenuta, ma la sottopongono a fragilità e ad esposizioni. Ecco perché chi vive dalle nostre parti non ha bisogno della valutazione del VAS per dire basta. Lo si vede ad occhio nudo che bisogna dire basta. La pressione ambientale tra Bussolengo, Somma Campagna, Verona, Villafranca e Valeggio è tale che non si contano più né cave né discariche. Crediamo sia arrivato il momento di cose serie e di atti concreti di coraggio. Io non ero presente nella passata legislatura, ma è evidente che a tutti la modifica dell'articolo 15,4 delle norme di piano ha scatenato effetti negativi sul nostro territorio. E faccio fatica a comprendere per chi era presente nella passata legislatura, le province, i comuni interessati non abbiano detto nulla, non si siano opposti durante tutte le fasi di aggiornamento del piano dei rifiuti del 2022, ma si siano svegliati tutti quando sono stati presentati 2 progetti di apertura di discariche di amianto. Ora, tutti vogliamo un passo indietro rispetto alla formulazione dell'articolo 15,4 delle norme. Siamo sicuri che questa volontà politica stia seguendo un iter amministrativo e giuridico corretto? Mi è sorto qualche dubbio quando, dopo un'attenta riflessione sulla formulazione dell'articolo 1 della presente legge, ho letto: teniamo presente che la formulazione della proposta incide in materia di provvedimento autorizzativo unico regionale, PAUR, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto 152/2006, che stabilisce tempi certi per le fasi di valutazione e autorizzazione dei progetti. Guardate che la sospensione di procedimenti in essere senza tempi certi di definizione sottopone la Regione a rischio di ricorsi, anche sotto il profilo costituzionale, specialmente quando si introduce il principio di intesa tra regioni su definizione di caratterizzazioni ambientali che derivano da pianificazioni e valutazioni che devono verosimilmente coincidere.
non è solo un problema di distanza, come chiedono i nostri consiglieri di minoranza. Questa norma non deve definire le distanze, deve definire quali sono i fattori ambientali e i criteri formatori dei vari piani regionali, per i quali pressioni e fattori ne costituiscono la distanza. Pertanto, per quanto mi riguarda, condividendo il principio, trovo gli emendamenti giuridicamente irricevibili. Credo che dobbiamo leggere attentamente il parere del Servizio Affari Giuridici e Legislativi della Regione, è stato espresso su richiesta della prima commissione, che pone alcune criticità a mio modo rilevanti su questa proposta di legge. Pertanto, se leggiamo l'articolo 1 che recita all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, numero 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4 bis, che recita così: i procedimenti di competenza regionale e provinciale anche pendenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di 10 km dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Espongo in ordine semplicemente le criticità che ho rilevato. Tanto non si definiscono i tempi con cui si debba definire l'intesa. Non si stabilisce se l'intesa è riferita a tutte le regioni confinanti, e sono ben 4, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Non stabilisce le modalità di allineamento delle pressioni ambientali riferite ai piani regionali tra le regioni. Non stabilisce se l'intesa costituisce una nuova norma o se vuole essere l'istituzione di un organismo interregionale che valuti gli aspetti ambientali di volta in volta in funzione dei progetti presentati. Quali sono gli elementi che caratterizzano i fabbisogni tra regioni? Il principio costituzionale previsto all'articolo 117,8 dell'intesa tra regioni va ratificato con una legge regionale? Probabilmente sì. Con che tempi? Quanto è alto il rischio dei ricorsi? Chiudo ricordando che su questo tema, in fase di discussione di DEFRE e approvazione del documento, avevo proposto una serie di emendamenti che volevano rivalutare l'opportunità di rimettere mano al piano dei rifiuti, poi al coinvolgimento del Consiglio sul piano acque in fase di aggiornamento, alla ratifica del piano d'area Baldo Garda e poi all'aggiornamento della legge 3 del 2000. Queste proposte le ho ritirate con l'impegno che questo Consiglio avrebbe lavorato per trovare la soluzione più corretta ai problemi del villafranchese. Sono chiaramente favorevole, ma cerchiamo ognuno di noi, e qui vi faccio veramente una preghiera, non cercate, colleghi consiglieri, di mettere sempre al centro la visibilità personale, ma mettiamoci a lavorare insieme per trovare la soluzione e dire basta. Grazie. Grazie consigliere Leso. Consigliere Barbera, prego. Grazie Presidente. Questo Consiglio regionale oggi dà concretezza a un percorso di responsabilità verso i cittadini veneti attraverso un atto che affronta un tema delicato e strategico come quello della localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nelle aree di confine. Parliamo di un provvedimento infatti che nasce dalla necessità di garantire maggiore tutela a territori più fragili, di costruire regole condivise tra regioni confinanti affinché decisioni con un impatto ambientale così rilevante non vengano affrontate in modo isolato o disomogeneo. In particolare il Veneto e la Lombardia condividono aree strategiche dal punto di vista ambientale, agricolo, economico e idrico. Penso anche alle zone di ricarica degli acquiferi dell'Alta Pianura Veneta, aree delicate che alimentano le falde sotterranee e che rappresentano una risorsa fondamentale per cittadini, agricoltura e attività produttive.
Sono territori situati anche in parte all'interno della soglia dei 10 km dal confine che in questo biennio hanno sofferto molto e che hanno visto crescere fortemente la preoccupazione da parte delle comunità locali rispetto alla pressione ambientale già presente. Sono stata assessore di un comune appartenente proprio a queste zone, a questi territori, Villafranca di Verona, e ho toccato con mano queste preoccupazioni. Ho ascoltato cittadini, amministratori e realtà locali che chiedevano e chiedono tuttora a gran voce maggiore tutela e maggiore attenzione. E oggi sento a maggior ragione il dovere di rappresentare queste istanze anche in quest'Aula. Per questo, nel momento in cui verranno definiti i criteri localizzativi, riteniamo che sarà fondamentale tenere conto non soltanto dei singoli progetti, ma del carico ambientale complessivo che questi territori stanno già sostenendo. Riteniamo corretto e necessario sospendere i procedimenti autorizzativi relativi ai nuovi impianti di smaltimento o ampliamento entro i 10 km dal confine regionale, fino appunto alla definizione di un'intesa tra regioni interessate, come appunto si propone questo disegno di legge. Non è una scelta ideologica e non è una battaglia contro qualcuno. Siamo consapevoli che abbiamo il dovere di smaltire i rifiuti. È una scelta di buon senso, di equilibrio istituzionale e anche di tutela preventiva. Significa affermare che su temi così delicati servono criteri condivisi, valutazioni omogenee e soprattutto una programmazione che tenga conto dei reali fabbisogni e della pressione ambientale già presente sui territori. È stato molto importante anche il lavoro svolto in Commissione, ringrazio tutti i colleghi che fanno parte della seconda Commissione, che ha rafforzato ulteriormente il testo di questo disegno di legge. Così come significativa è anche la previsione che demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri localizzativi entro il 31 dicembre 2026, tenendo conto appunto dei fattori di pressione ambientale e degli elementi di potenziale impatto presenti nel territorio. È un passaggio fondamentale perché introduce finalmente un approccio che considera non soltanto il singolo impianto, ma il contesto ambientale complessivo e la sostenibilità territoriale delle scelte future. Come Fratelli d'Italia abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso fin dall'inizio di questa legislatura. Lo abbiamo fatto portando avanti mozioni, una all'ordine del giorno anche in questo Consiglio, ordini del giorno e atti politici che chiedevano attenzione concreta per le aree di confine, per la tutela delle zone di ricarica degli acquiferi e per quei territori che da troppo tempo chiedono risposte. Tra questi atti vi è anche appunto una mozione relativa alla tutela delle zone di ricarica degli acquiferi inserita all'ordine del giorno di questo Consiglio, dimostrazione di un percorso politico coerente e portato avanti con continuità. Abbiamo scelto di stare al fianco delle comunità locali, ascoltando amministratori, cittadini e associazioni, che chiedono maggiore equilibrio, maggiore tutela ambientale e regole più chiare. Credo che sia doveroso rivolgere un ringraziamento all'assessore regionale Elisa Venturini, competente per aver preso in carico con attenzione e responsabilità questa questione e il disegno di legge che portiamo quest'oggi in quest'Aula ne è l'esemplificazione. È l'esemplificazione dell'avvio di un percorso di confronto necessario su un tema tanto delicato per i territori interessati. Riteniamo però che questo provvedimento debba rappresentare anche un punto di partenza, perché nell'ambito della definizione di criteri condivisi tra regioni sarà fondamentale tenere conto della particolare fragilità di alcune zone, come appunto le zone di ricarica degli acquiferi, che in molti casi coincidono proprio con le aree di confine maggiormente interessate da pressione ambientale. È per questo che riteniamo necessario affiancare a questo percorso anche una revisione del piano regionale dei rifiuti, attraverso una scelta politica chiara. Superare la deroga che oggi consente la localizzazione di impianti per l'amianto all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi. Parliamo di territori strategici per l'equilibrio ambientale, per la tutela della risorsa idrica e per il futuro delle nostre comunità locali. Ed è nostro dovere costruire una pianificazione che metta realmente al centro la prevenzione e la tutela delle aree più fragili. Questo provvedimento rappresenta comunque un primo risultato concreto di un lavoro politico e istituzionale portato avanti con coerenza e responsabilità in questa legislatura. Un risultato che manda anche un messaggio preciso ai cittadini. Le istituzioni ci sono, ascoltano i territori e lavorano per costruire regole più equilibrate, più sostenibili e più rispettose dell'ambiente e della salute pubblica.
La tutela dell'ambiente non può essere infatti affrontata solo nell'emergenza, serve programmazione, serve collaborazione istituzionale e serve visione. E questa legge è un passo concreto che va esattamente in questa direzione. Grazie. Grazie consigliera. La parola al consigliera Rigo. Consigliere. Pronunciato male. Consigliera. No, guardi, la distingo bene. Che vedo poco, ma che vedo. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Oggi discutiamo e votiamo in quest'Aula una norma importante, una legge di buonsenso che affronta un tema che negli ultimi anni ha generato una forte preoccupazione in molti territori del Veneto, in particolare nella provincia di Verona, perché in provincia di Verona ci sono territori, specialmente al confine regionale con la Lombardia, che hanno già subito una pressione ambientale fortissima negli ultimi decenni, territori dove proliferano cave, dove sono proliferate discariche, dove negli ultimi anni sono sorti 3 progetti per impianti di smaltimento rifiuti, così come sono sorti progetti nella vicina regione Lombardia. Le discariche hanno impatti ambientali, viabilistici, infrastrutturali e sociali che si estendono ben oltre i confini regionali. Per questo motivo è giusto che le decisioni relative alla localizzazione vengano affrontate attraverso un confronto e un'intesa tra le regioni coinvolte. Negli scorsi mesi la Regione Lombardia ha introdotto specifiche disposizioni per sospendere i procedimenti autorizzativi relativi alle discariche entro i 10 chilometri dal confine regionale. Da lì siamo partiti anche noi prendendo spunto per costruire un percorso condiviso. A dicembre ho presentato una proposta di legge statale intitolata Disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine interregionale, proprio con l'obiettivo di mettere un freno alla proliferazione delle discariche, un progetto di legge che andava proprio nella direzione di questo progetto di legge presentato dalla Giunta. Va ricordato che quest'Aula si è già espressa poco più di un mese fa e ha già espresso la chiara volontà approvando un ordine del giorno al bilancio intitolato Discariche lungo i confini regionali, la Regione del Veneto sostenga il tavolo per la cooperazione interregionale, presentato da me e dai consiglieri veronesi, con cui si impegnava la Giunta a costruire regole condivise con le regioni confinanti. Ora, il cuore di quell'ordine del giorno è il pilastro della legge che stiamo votando oggi. Serve infatti un allineamento normativo tra i territori confinanti, capace di fissare criteri comuni e condivisi, tenendo conto, e questo è un punto fondamentale, della pressione ambientale già esistente su determinati territori. E ringrazio per aver introdotto questo punto in questa legge. Non possiamo più ragionare come se i confini amministrativi fossero barriere ambientali. La salute dei cittadini, la tutela dell'ambiente, la qualità della vita, il traffico pesante, la salvaguardia delle infrastrutture devono essere affrontati con coraggio e con una visione più ampia. Questo tema oggi riguarda in particolare i territori veronesi, ma potrebbe interessare tutti i territori del Veneto. Per questo credo che questa legge rappresenti un principio giusto, equilibrato e lungimirante. Desidero ringraziare l'assessore Venturini, la Giunta, la Presidente della Seconda Commissione De Berti, i colleghi per aver contribuito a portare avanti questo disegno di legge, però permettetemi di ringraziare soprattutto quegli amministratori, quei cittadini,
quei comitati che con coraggio e con buon senso in questi anni si sono impegnati per la tutela del nostro territorio. Oggi abbiamo qui presenti diversi rappresentanti di quei territori, di Somma Campagna, di Valeggio, di Villafranca. A loro va il nostro grazie per aver speso tempo, energie e risorse per difendere il loro territorio. Oggi per loro e per il territorio veronese è una giornata importante. La sospensione dei procedimenti per gli impianti di smaltimento rifiuti posti a 10 km dal confine regionale rappresenta un passo importante per la salvaguardia del territorio, ma non ci fermiamo. Da domani ricomincia un'altra battaglia importante, fondamentale, è quella di eliminare la deroga che permette la realizzazione di impianti di amianto sul nostro territorio, nei territori di alta pianura e ricarica degli acquiferi. Io ho già presentato un provvedimento in questo senso, si vuole prendere in considerazione questo, si vogliono fare degli altri, ma ascoltiamo il grido di dolore e di preoccupazione di quei territori. Andiamo a ristabilire un principio sacrosanto, quello che era previsto nel piano rifiuti del 2015. Nei territori di alta pianura e ricarica degli acquiferi è vietata qualsiasi tipo di discarica. Lo dobbiamo a quei territori, lo dobbiamo a quei cittadini, lo dobbiamo per ridare dignità ambientale a territori che hanno già pagato un prezzo ambientale altissimo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Valdegamberi e dopo Bozza. Prego. Non voglio ovviamente fare aggiunte ulteriori ai ragionamenti che condivido fatti dal consigliere Rigo, semmai qualche appunto per la storia. Ci eravamo trovati ancora nel 2024, 19 luglio, in quest'Aula a fare una mozione nella quale si chiedeva alla Giunta di rivedere il piano rifiuti, in particolare col famigerato articolo 15,4 che era stato introdotto successivamente per consentire la realizzazione delle discariche di amianto nelle zone di ricarica delle falde acquifere. E da allora ad oggi, siamo nel 2026, non è arrivato nessuna risposta concreta. Allora, il tema che pongo oggi, facciamo un altro artifizio normativo per cercare di raggirare l'ostacolo e trovare la soluzione attraverso i 10 km di distanza. Ma la domanda che pongo, di solito chi governa ha il dovere di prendere le decisioni, poiché il provvedimento era un provvedimento di giunta, una DGR, una delibera della giunta regionale, e dopo il mandato ricevuto da un consiglio, mi pare quasi all'unanimità allora, la mozione porta la mia firma e seguito quella di Rigo, e non è stato adottato nessun provvedimento da parte della Giunta di revisione e sospensione del piano dei rifiuti, il quale tutt'oggi invochiamo la modifica, ma bastava un intervento, un'iniziativa che partisse dalla Giunta e poi passava comunque dal Consiglio, ma era un'iniziativa di Giunta quantomeno per entrare in un momento di salvaguardia e sospendere da subito ogni successiva decisione. Cosa strana è che oggi siamo qui per fare una legge quando abbiamo omesso di fare un provvedimento conseguente al mandato dato dal Consiglio regionale ancora nel 2024. Meglio tardi che mai. Mi auguro che questa legge possa riuscire, salvo impugnazioni, salvo retroattività, salvo mille cose, non sono un giurista e non sta a me a valutare, però voglio sottolineare che quando si ha il potere di decidere, come si mette un vincolo, se questa è una competenza della Giunta, come si metteva una possibilità, così questa possibilità poteva anche essere tolta. Ecco, c'è stato un periodo di inerzia, quindi alla fine chi è deputato a decidere deve avere il coraggio di decidere con gli atti amministrativi, prima di tutto con quelli legislativi. Ben venga questa legge, nessuno sono il primo a approvarla, però volevo solo evidenziare questo fatto che sono passati ormai 2 anni e da allora, già allora avevamo posto il problema, nel frattempo le procedure, le pratiche, le iniziative sono andate avanti e la normativa è rimasta quella che era, quando sarebbe bastata un'iniziativa della Giunta per quantomeno bloccarla. Grazie consigliere, la parola al consigliere Bozza. Grazie Presidente.
ringrazio ovviamente la Giunta e l'assessore Venturini per questa proposta di legge. Ringrazio anche i colleghi relatore, ringrazio i colleghi anche veronesi per l'impegno profuso in questa legislatura, per un risultato di un atto amministrativo, quello che stiamo discutendo oggi, che parte da una scelta fatta nella scorsa legislatura e che ha determinato dei presupposti chiaramente basati su una legittima anche scelta politica, ma che ha creato dei presupposti, dicevo, discutibili, che hanno comportato poi delle conseguenze che oggi noi cerchiamo di tentare di raddrizzare, se mi sia consentito questo termine, perché nel momento in cui, mi rivolgo anche al collega che ha parlato poc'anzi, in quel momento nella scorsa legislatura furono fatte delle scelte evidenti. Era lì il momento, cioè entro la stessa legislatura, che bisognava recuperare quelle scelte discutibili che magari potevano non essere condivise. Perché nel momento in cui poi inizia un iter amministrativo, un iter procedurale, anche di legittime istanze da parte dei proponenti, sulla base di una deroga, sulla base di una scelta tecnico-politica fatte, è poi difficile tornare indietro e chiedere, a distanza di una quasi legislatura, ma del transito, diciamo, delle due legislature, a distanza di mesi, di dover fare delle scelte, anzi mesi, anni, perché stiamo parlando del 2024, oggi siamo nel 2026, 2 anni, si chiedono oggi di fare delle scelte, ovviamente è come se si cancellasse con un colpo di spugna degli anni nei quali ovviamente si sono avviate delle procedure, dove la Commissione VIA ha lavorato, dove le direzioni tecniche hanno lavorato e dove ovviamente si sono create anche delle legittime aspettative da parte di chi aveva il diritto di proporre. Allora oggi noi siamo qui, però non dobbiamo dimenticarci di quei trascorsi, perché altrimenti non saremo onesti nei confronti anche del percorso amministrativo e politico che si è fatto dalla scorsa legislatura a questa legislatura. Abbiamo in questa legislatura, ma già a partire dalla scorsa, poi cercato ovviamente di portare che cosa? La voce dei territori, la voce dei sindaci, la voce dei consigli comunali interessati in questa Aula tramite l'utilizzo di mozioni, tramite l'utilizzo di ordini del giorno che i vari colleghi veronesi, sui quali poi tutti abbiamo sottoscritto, abbiamo sostenuto, abbiamo votato, dimostrando sicuramente quella che è una compattezza di un lavoro di squadra proprio per rispetto e per onestà nei confronti di un territorio che ci rappresenta, ma al tempo stesso bisogna dar atto che quelli erano atti di indirizzo che poi non sono stati recepiti purtroppo dalla Giunta e che oggi invece ci troviamo insieme in un percorso in pochi mesi che porta a un atto concreto in questo Consiglio. Ringrazio la Presidente della Commissione seconda, Elisa De Berti, per aver portato anche con celerità e con urgenza l'attenzione della Commissione e dei consiglieri un iter in così breve tempo, e questa è la dimostrazione anche dell'impegno che quando si decide di scegliere di fare delle azioni politiche che comportano ovviamente anche delle decisioni tecniche, si fa senza guardare la differenza di colore, ma si guarda l'interesse del territorio. E quindi ringrazio di nuovo la Presidente De Berti, ringrazio l'assessore perché con grande responsabilità e con grande anche competenza tecnica supportata dalla direzione ci ha portato a stretto giro un provvedimento importante. È un provvedimento che sicuramente mette le basi da una parte del recupero probabilmente del tempo perduto, ma anche di una prospettiva di pianificazione e di organizzazione in maniera coerente e anche in maniera
come dire, corretta nei confronti di regioni confinanti che ovviamente non possiamo oggi su un tema così delicato e sensibile relegare alle singole regioni senza considerare i territori che poi ricadono ovviamente nelle fasce cosiddette di confine. E quindi un percorso di responsabilità, e ringrazio ancora per chi ha creduto in questo, un percorso non affrettato ma coi tempi giusti per arrivare anche a sostenere la sostenibilità amministrativa e tecnica di una delibera come questa, di un progetto di legge come questo, nonostante anche ovviamente ci siano oggi degli iter amministrativi ancora pendenti che riguardano regioni vicine su scelte che hanno fatto prima di noi, e che però ci mette alla pari, da questo punto di vista, proprio sul confronto con le stesse regioni che hanno adottato regole analoghe. Allora oggi noi, di fronte a un percorso che ci ha visti politicamente coinvolti in poche settimane, a dare degli indirizzi all'interno del DEF, a dare degli indirizzi all'interno del bilancio di previsione, a portare in Commissione, a portare in Consiglio un provvedimento che chiaramente dice senza retorica quelle che saranno le nuove regole che da domani mattina l'assessore andrà a portare nel tavolo di confronto con la vicina regione, ad esempio Lombardia, ci darà la prospettiva sicuramente di prevedere una pianificazione più intelligente, una pianificazione che tenga in considerazione non solo la necessità che questa regione ha di smaltire ovviamente i rifiuti senza avere delle ricadute in termini economici importanti e anche quantitativamente significative, perché noi dobbiamo dare delle risposte comunque a questo tema dello smaltimento dei rifiuti anche nella nostra regione senza aggravare di costi eccessivi quello che è oggi lo smaltimento addirittura in regioni diverse dalla nostra o addirittura in paesi diversi da quelli dell'Italia, perché questo sta avvenendo. E quindi noi dobbiamo rivedere sicuramente queste scelte per dare ovviamente una risposta a un servizio ed abbassare i costi, ma al tempo stesso dobbiamo anche tutelare quei territori dove appunto si sono create delle condizioni anche in passato di forte pressione e di ovviamente grandi disagi e che hanno, come dire, già dato, ed è giusto che da questo punto di vista la politica possa rivedere una scelta anche di tutela maggiore e ovviamente di ascolto di quella che è non solo l'istanza dei cittadini, ma anche una questione ambientale, una questione di salute ed è una questione anche di correttezza. È chiaro che per fare questo noi abbiamo oggi un'occasione importante, non sarà sicuramente l'ultima, ma dobbiamo anche considerare quello che è la fotografia dello stato di fatto oggi e prendere delle decisioni con senso di responsabilità e non spinte sicuramente da quella che può essere delle scelte azzardate che poi magari rischiamo di pagare peggio quasi di quelle che abbiamo pagato nei mesi o negli anni scorsi. Allora, io su questo solco, sul solco dell'ascolto continuo dei territori, della ritrovata condivisione dei colleghi in questo Consiglio anche di appartenenze provinciali, lo strumento importante che abbiamo, quello che la Giunta ci sta portando oggi, io credo che insieme dovremo poi analizzare quella che è la valutazione e la scelta dei criteri che la Giunta con questo provvedimento poi dovrà lavorare, sulle quali dovrà lavorare per arrivare a darci ovviamente la maggiore risposta da questo punto di vista anche per l'attuazione di questo progetto di legge che diventerà, spero, legge a breve e che al tempo stesso ovviamente dovrà prevedere proprio per quei territori maggiormente danneggiati più che le deroghe o le revisioni dei piani rifiuti che si faranno sicuramente perché bisogna anche adeguare le esigenze contingenti, ma oggi già prevedere quella che è una scelta chiara e che è la pressione che i territori hanno oggi supportato e dovranno supportare e che ci daranno davvero lì lo strumento per poter andare a rivedere anche delle scelte che oggi apparentemente fortunatamente non sono ancora avvenute, ma che speriamo che questo provvedimento ci dia la possibilità ovviamente di evitare. Con questo ovviamente ringrazio
il mio gruppo politico, perché si è sempre posto in maniera responsabile, senza fughe di ansie populistiche da questo punto di vista. Ringrazio anche gli altri colleghi che, pur con sensibilità diverse, ma abbiamo dimostrato insieme di procedere uniti e compatti, dando all'assessore il mandato di scegliere in tempi giusti anche quale dei migliori provvedimenti si poteva portare in quest'Aula, e oggi siamo al tempo della concertazione, al tempo della condivisione e al tempo di una scelta politica che direi finalmente è arrivata e che ci pone sicuramente le basi di un proseguo nell'ambito della pianificazione e della concertazione sul tema dei rifiuti, sul tema delle discariche, con una visione più ottimistica, una visione più responsabile, e sono sicuro che sarà anche una visione che i nostri sindaci, i nostri amministratori sul territorio apprezzeranno con i cittadini in prima linea. Grazie. Grazie consigliere Bozza, la parola alla consigliera Ostanel. Prego. Grazie Presidente. Intervengo su questo provvedimento anche se non sono della provincia di Verona, come i consiglieri che mi hanno preceduta, ma perché io penso sia importante dire alcune cose su un provvedimento che sicuramente è importante e lo è stato detto, però ci sono alcune cose che questo provvedimento non risolve e credo che sia importante metterle e discuterle in quest'Aula per capire cosa dobbiamo fare dopo questo provvedimento, e torno sulle parole di alcuni consiglieri che chiedevano che la scorsa legislatura ci fosse l'approvazione di un nuovo piano rifiuti. Mi spiace sentirli solo ora, visto che all'epoca chiedere un nuovo piano rifiuti, a chiederlo eravamo in pochi in quest'Aula. Ed era stato giusto, era una proposta giusta, bene che oggi la accogliete anche voi, perché penso che ci siano diverse modifiche su quel piano rifiuti da dover fare, e ne abbiamo discusso anche in commissione con l'assessore presente, quindi so che non è discussione di oggi, però ci tenevo in quest'Aula a mettere al centro due questioni importanti. La prima è già stata detta, ma la ribadisco: nelle zone di ricarica di falda, nelle zone fragili, noi dobbiamo sempre dire no a nuove discariche, ma anche all'ampliamento delle discariche esistenti. In questo provvedimento noi ad oggi semplicemente mettiamo una pezza su alcune battaglie che tanti consiglieri locali hanno seguito direttamente, ma anche con il supporto di chi non è di quella provincia. Non permettiamo di crearne di nuove, ma sappiamo bene che uno dei problemi che abbiamo è l'ampliamento di quelle esistenti. E cosa faremo nel momento in cui magari ci sarà una richiesta di un ampliamento di una discarica esistente? L'altra questione che rimane e che questo provvedimento non prende in carico sono le zone di ricarica di falda, ma in generale le zone fragili del nostro territorio. Se noi non facciamo qualcosa a monte, e lo strumento cardine è il piano rifiuti, se noi adesso in questa legislatura non arriviamo a definire un piano rifiuti nuovo che riesca effettivamente a prendere in carico le questioni che i vari territori e non solo la provincia di Verona stanno ponendo, noi non riusciremo a gestire la complessità di un tema come questo, perché stiamo parlando di un tema estremamente complesso, ma che ha un impatto sul nostro territorio così grande, in particolare in quei territori fragili, che non basta un progetto di legge piccolo di qualche riga, che va benissimo, per risolvere tutte le questioni che ci sono in una regione di 5 milioni di abitanti. Quindi benissimo questo progetto di legge, ma l'intervento è per porre in quest'Aula l'attenzione, visto che di quella commissione faccio parte, di come quella commissione dovrebbe lavorare nei prossimi mesi e anche con urgenza a definire invece dei provvedimenti che riguardino tutto il territorio veneto. E quindi, e qui chiudo, sono importanti gli emendamenti che sono stati presentati oggi, perché i criteri che noi dovremmo, secondo questo progetto di legge, anzi la Giunta dovrà elaborare entro il 31 di dicembre, è bene che passino all'interno della Commissione, come ha proposto la collega Bigon, perché noi dobbiamo poter da tutti i territori, in particolare da Verona sicuramente, ma anche dagli altri territori, verificare quali saranno quei criteri, se quei criteri riusciranno a prendere in carico tutte le questioni che stiamo ponendo o che abbiamo posto negli anni in Commissione. E quindi quell'emendamento è per me un emendamento importantissimo, perché è bene dire che la Giunta quei criteri li deve fare, ma è importante che i consiglieri regionali e anche tutti gli interventi di oggi si capisce bene che sono interessati al tema,
possano verificare e vedere che quei criteri rispettino effettivamente la necessità non solo del territorio di cui stiamo parlando, ma di tutti i territori in generale. Chiudo su un ultimo punto, i territori di confine. Non è oggi presente l'assessore Bitonci, ma questo è il grande tema che riguarda la pianificazione urbanistica, ma in generale il tema dei grandi poli logistici di cui più volte abbiamo parlato, che lì vanno a localizzarsi. Vado un attimo fuori tema, ma siccome noi stiamo discutendo di come questi impianti stiano proprio in un territorio a cavallo e quindi tante regioni dicono è competenza mia o è competenza tua, succede esattamente nei progetti più impattanti per i nostri territori e questo sta accadendo anche per quanto riguarda la creazione dei nuovi poli logistici, in particolare in questa regione dove una norma che regoli questo strumento di consumo di suolo, ahimè, non lo abbiamo. Ci sono regioni come la Lombardia, e voglio dire il colore politico è simile al vostro, che ha approvato delle norme in questo senso, quindi guardo, visto che è presente l'assessore all'urbanistica, ma in particolare anche all'assessore Bitonci che durante il bilancio continuava in qualche modo a dire beh no, ma noi una norma ce l'abbiamo. No, noi una norma non ce l'abbiamo e quando parliamo dei territori di confine dobbiamo iniziare all'interno della Commissione urbanistica e in generale di questo Consiglio a dirci che dobbiamo avere delle norme che riguardano la pianificazione interprovinciale ed interregionale, in particolare su quegli impianti che impattano così tanto sul nostro territorio. Grazie consigliera. La parola alla consigliera De Berti. Grazie vicepresidente. No, porto via solo un minuto ai colleghi consiglieri per alla fine fare una conclusione. Alla luce di quello che è stato detto da tutti gli interventi, ma anche dal consigliere Rigo, dal consigliere Valdegamberi Bozza e da quanto appena detto dalla consigliera Ostanella, siccome in Commissione è stato richiesto all'assessore Venturini di reinserire il divieto di nuovi impianti in zona di ricarica degli acquiferi ed è stata sostanzialmente espressa la questione che è una questione politica, io credo che con quello che oggi è stato detto la questione politica sia risolta totalmente, perché al di là della sospensione dei procedimenti e dei procedimenti in corso, con quanto è stato detto oggi, credo che il PDA numero 4 di Rigo non avrà nessun problema ad essere iscritto per la discussione in una delle prossime commissioni per poter procedere, arrivare in quest'Aula e poter essere reinserito. Così se la precedente amministrazione in qualcosa ha sbagliato, andiamo per quanto possibile a correggere, comunque a far sì che una volta conclusi i procedimenti attuali, in futuro in quella zona non ci sia più il problema. Questione politica è questione politica, con gli interventi fatti oggi l'abbiamo risolta. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Pressi. Grazie Presidente, solo per registrare anche il plauso da parte del gruppo Stefani Presidente a questa iniziativa della Giunta, per ringraziare in particolare l'assessore Venturini che ha individuato, ed è bene sottolinearlo, in poco tempo una soluzione molto pratica e molto efficace a questo problema, che ci consente di avere il tempo necessario appunto a dettare una disciplina di comune accordo con la Lombardia e che una volta per tutte dia chiarezza rispetto ai criteri di utilizzo di questa porzione del territorio regionale, oltre ad intervenire su tutte le altre questioni pianificatorie che sono molto importanti, la delimitazione delle zone di ricarica degli acquiferi, tanti altri aspetti che abbiamo toccato. Mi piace sottolineare appunto come diamo una risposta immediata alle preoccupazioni dei cittadini e credo sia il nostro compito più importante, e ringrazio di nuovo l'assessore per tutte le occasioni di confronto che abbiamo avuto, alle quali non si è mai sottratta, anzi si è sempre cercato un contributo e un rapporto molto costruttivo. Grazie. Grazie, non vedo altre persone iscritte. Benissimo, allora se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione generale e procediamo con la sospensione per l'esame degli emendamenti con l'ufficio di presidenza della seconda commissione. Quindi sospendiamo per 10 minuti, sono sufficienti? No, prego. 5? No. No.
Prego, consigliere. Sì, Sull'ordine dei lavori, Bozza, immagino. Sì, Prego. sì, stavo cercando di Prego. arrivare a dirlo. Sull'ordine dei lavori, le vorrei chiedere se è possibile, Presidente, una sospensione un po' più lunga rispetto ai 10 minuti, in quanto abbiamo necessità insomma, di conferire oltre al Faccia una proposta. Beh, le chiedo almeno 15 minuti, grazie. Va bene, un quarto d'ora allora, grazie. È sospesa la seduta in attesa della Commissione. Prego.
Si anticipa la barca del 4:30 di 5 minuti, se qualcuno aveva in programma di andare via, parte subito.
Signori, prendete posto, grazie. Consiglieri, prego, prendete posto. Consigliere e consiglieri, prendete posto. Carlo? Hanno concluso qualcosa? No. Consigliere Cunegato, guadagni il suo posto. Non ho detto la poltrona, il posto, dai. Avanti. Dai, che siamo quasi in semi-apertura, consigliere. Semi. Sì, siete in due, consigliere Borgia vuole far sentire prima il consigliere Borgia. Sentiamo, visto e considerato che hanno chiesto la sospensione. Grazie. Presidente, abbiamo necessità di più tempo, quindi chiediamo una sospensione dell'Assemblea. Allora, più che altro per l'organizzazione, abbiamo un'idea dei tempi? Un quarto d'ora. È sufficiente un quarto d'ora? Sì, un quarto d'ora. Facciamo mezz'ora fino alle 17. Consigliere. Sì, Presidente, io invito tutti i colleghi di maggioranza, e lo dico nel modo più brutale e democratico che possa esistere, ad essere seri e rispettosi, perché abbiamo sospeso il Consiglio regionale per fare l'ufficio di presidenza degli emendamenti. La motivazione era quella, si è alzato Bozza, ha detto servono 5 minuti in più, non si capiva come mai, e invece l'ufficio di presidenza non è mai partito, vi siete andati a fare la riunione di maggioranza per i vostri problemi che non siete d'accordo. Allora uno si alza in piedi e fa come ha fatto adesso Borgia, dice ci serve una sospensiva, perché non è rispettoso lasciare i dirigenti e i colleghi là un'ora ad aspettarvi mentre vi fate i fatti vostri. Chiedete la sospensiva perché avete una riunione, non perché c'è l'ufficio di presidenza per gli emendamenti, e non vi presentate e lasciate tutti i dirigenti, i dipendenti e la minoranza lì ad aspettare. Non si fa così, non siete a casa vostra, dovete rispettare i dirigenti, i dipendenti, i colleghi di minoranza e le regole, ok? Perché se non si rispettano le regole vale per tutti e tutte le regole. Non siete capaci neanche a chiedere una riunione per i fatti vostri, ok? E chiedete scusa ai dirigenti che sono stati là mezz'ora ad aspettarvi mentre litigavate di là, perché la sospensiva era per l'ufficio di presidenza, ok? Mi pare di essere in mezzo a un film dei scappati di casa qua, Presidente. Consigliere, scusi consigliere. Scusi consigliere, rettifichi lo scappati di casa. Disorganizzato. Lo mette a verbale. Deve fare rosso. Nel senso di disorganizzazione, Presidente, nel senso, cioè non si può, Presidente, fare, è un momento istituzionale l'ufficio di presidenza, è un momento istituzionale. Scusi, è stato chiaro, però è altrettanto vero, con un'estrema chiarezza, che stiamo lavorando tutti nell'interesse della comunità. Vabbè, per carità, allora io immagino che oggi voteremo il provvedimento e quindi do mezz'ora di sospensione, facciamo le 17:10, guarda, la arrotondiamo ai 34 minuti, alle 17:10 io apro il Consiglio. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Grazie. Consigliere, abbiamo capito, consigliere. Sufficiente, grazie. Alle 17:10 inizia il Consiglio.
fuori. Prendete posto per favore. Iniziamo il Consiglio. Prego, dai che iniziamo. Vabbè, mi comincia. Avvisate i consiglieri in aula che iniziamo.
Prego, accomodatevi che riniziamo. Consigliere Cunegato, sempre da quella parte di sé. Vedo anche sempre dove te va però. Prego, accomodatevi. Prego, chi è che prende la parola? Prego. Consigliere Bozza, prego. Grazie Presidente. Abbiamo ripreso dopo un confronto, chiedo pertanto di iniziare l'ufficio di Presidenza a stretto giro in quanto abbiamo ci siamo confrontati lungamente, quindi penso che l'ufficio di Presidenza sia maturo per esaminare in pochi minuti gli emendamenti. Di che tempo avete necessità? Prego? 10 minuti. 17:30 apriamo il Consiglio. Attenzione che lo apro anche se non c'è nessuno. Grazie. Allora, il Consiglio di Presidenza della Commissione si riunisca velocemente, grazie. Sala del Leone.
Ancora 5 minuti che vanno in commissione e si chiude.
Allora, sono riuniti in commissione. Dai, portiamo pazienza gli ultimi 2 minuti.
Bene. Presidente De Berti, tutto a posto? Sguardo eloquente. Dove va tu? Al bagno, Sadea? Dove va tu in bagno? Ah, te va su questo. Prego, accomodate.
Consiglieri, iniziamo il Consiglio. Chiudete la porta. Chiudete la porta e iniziamo il Consiglio. Allora, passiamo all'articolato. Prego, accomodatevi, pronti per le votazioni, accendete i terminali. Emendamento numero 1. Parere della Commissione? Parere negativo. Aperta la votazione. Ritiro. Ritira? È l'1. Grazie consigliera. Emendamento, allora consigliera Bigon ritira l'emendamento. Emendamento numero 3. Consigliera Bigon, prego. Non fate confusione. Montanariello. Prego, consigliera Bigon. Lo ritirate? Parere? Bene, votazione. Prego. Consigliere Montanariello. Sì, Presidente, con questo emendamento inseriamo il parere della Commissione per capire, una volta che il Consiglio fa la legge, dopo qual è la sua emanazione e come dopo il mandato che in qualche modo è stato dato dall'organo che legifera, quindi il Consiglio, trova poi nell'esecutivo attuazione. Quindi credo che sia un emendamento importante perché continua anche a verificare l'azione politica del mandato che il Consiglio dà con la legge. Grazie consigliere. Consigliera Bigon. Grazie Presidente. Questo va in aggiunta appunto all'altro emendamento accolto durante la fase della Commissione discussione, dove chiediamo appunto che i criteri vengano quantomeno discussi anche in Commissione e portati a conoscenza prima dell'approvazione. Grazie. Grazie consigliera. Parere positivo. Votazione. Aperta la votazione. Se qualcuno ha problemi tenga il braccio alzato. Alzate il braccio chi ha problemi. Consigliera Conte ha problemi. Per favore, siamo in votazione. Bene, verbalizziamo che il consigliere Conte ha votato a favore. Chiusa la votazione. Emendamento approvato. Votiamo l'articolo, scusate. Votazione dell'articolo 1. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Approvato. Articolo numero 2. C'è l'emendamento numero 2. Prego. Dica verbale al microfono. Ritiro, grazie. Bene. Votiamo l'articolo numero 2. L'articolo numero 2. L'emendamento è ritirato, votiamo l'articolo numero 2. Votazione aperta. Si vota l'articolo numero 2. Come no? Il 3 non si vota se viene approvato il 2. Questo è approvato. Posto? Approvato.
Votazione dell'articolo 3. Aperta votazione. Chiusa votazione. Approvato. Ci sono, mi dicono, 2 ordini del giorno. Tre ordini del giorno. Allora, procediamo per gradi. Adesso vediamoli. Qual è il 4? Ordine del giorno, prima firmataria, consigliera Bigon. Prego, consigliera. È il numero 4. Sì, beh, dopo direi tu la modifica eventualmente. È il 4, vero? Sì. Grazie Presidente. Prego. Abbiamo appunto discusso con l'assessore, abbiamo condiviso anche una conclusione, ma di fatto insomma questo ordine del giorno è molto importante perché di fatto impegna il Consiglio regionale a cercare di valutare anche gli impianti cumulativi in base alla normativa europea. Allora, la legge regionale, ad esempio parliamo chiaramente della Lombardia del 9 dicembre 2025, ha già previsto la sospensione dei procedimenti autorizzativi relativi alle discariche entro i 10 km. Dobbiamo anche noi procedere immediatamente con la sospensione appunto di tutte le richieste di autorizzazione presenti nel territorio, ovviamente a confine ai 10 km del Veronese, tenendo conto anche del fatto che durante l'intesa i criteri cumulativi dovranno essere valutati oltre i 10 km e non solo quelli che ricadono all'interno, proprio per dare maggiore peso e valutazione. Grazie. Grazie. Prego, Assessore. La proposta dell'Assessore? Sì, la proposta è quella di una riformulazione dell'impegno, per cui si impegna la Giunta regionale a valutare in sede di definizione delle modalità applicative dei criteri localizzativi, vengono anche considerati gli elementi di impatto cumulativo richiedenti nel medesimo territorio delle regioni confinanti. Consigliera, accetta? Bene, allora votiamo l'ordine del giorno così come emendato su proposta dell'Assessore Venturini. Aperta la votazione. Che è un parere positivo, mi sembra di capire. Chiusa la votazione, approvato. Altro ordine del giorno? Allora, consigliera Bigon, l'ordine del giorno numero 5, prego. E lo ritiro anche perché abbiamo già concordato. Grazie. C'è un ulteriore ordine del giorno? Lo devono registrare appena arrivato. Sarà le 6, immagino. Sì, non ce l'ha nessuno, però adesso combiniamo. Il primo firmatario qui chi è? Barbera, primo firmatario, localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto nelle zone di alta pianura. E lo dobbiamo far distribuire questo ordine del giorno. Intanto lo illustriamo. No, non puoi illustrarlo perché dopo la discussione generale non si può. Va bene. Grazie. Ma può intervenire l'assessore? No? L'assessore deve vederlo, non l'ha visto. Ah, non l'hai visto? Non l'ha visto. Allora, attendiamo un attimo. Fermi lì.
State distribuendo? Gli assessori possono intervenire sempre. Assessore, controlla l'ordine del giorno, dai. Ah no, ce l'hai già là. Dammene una, per favore. È già caricato su Concilio. È già caricato anche se volete. Altro che. No. Devo andare. Per far niente. C'è un parere, se l'assessore lo vuol dire è al microfono. Allora, solo l'impegno, do lettura, quindi il Consiglio regionale chiede l'impegno della Giunta regionale a proseguire nell'ambito delle competenze regionali in coerenza con i principi di precauzione, sostenibilità ambientale e tutela delle risorse idriche, il percorso di rafforzamento della protezione sotto pressione ambientale anche oltre la fascia di 10 km del confine regionale, valutando ogni misura utile nell'ambito della pianificazione regionale in materia? Bene. Parere favorevole da parte della Giunta, votazione. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, approvato. Sì, adesso l'articolato l'abbiamo finito. Prima della dichiarazione di voto chiede la parola l'assessore Venturini. Prego. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i consiglieri che hanno avviato e portato avanti questo percorso, dove c'è stata la possibilità di intervenire nei vari ambiti di competenza e sarebbe bello, come diceva il consigliere Leso, che bastasse un colpo d'occhio per rendersi conto della situazione e provvedere. In realtà noi dobbiamo anche agire sulla scorta di atti normativi, perché poi veniamo chiamati a fare questo. E quello che si è cercato di fare con questo procedimento e con questi atti che andiamo ad approvare è quello di ascoltare un territorio. E devo dire, in questo caso abbiamo avuto un impegno trasversale e sarebbe disonesto da un punto di vista intellettuale dire che non c'è stata la partecipazione corale di tutte anche le forze politiche nel rappresentare le istanze di un territorio. E allora nel tentativo di fare questo abbiamo avviato questo percorso dove si arriva di fatto ad una moratoria con la quale sto parlando anche per te, sai? No. Sì, no. Sulla quale appunto chiediamo, viene proposta una moratoria nella quale si dà l'opportunità quindi di fare delle valutazioni su dei criteri che poi verranno applicati e che vedono la condivisione con un'altra regione. Quindi noi abbiamo colto la disponibilità che ci viene data dalla Regione Lombardia e incominciamo quindi a lavorare insieme ad un'altra regione, portando avanti anche un'impostazione, se vogliamo, anche innovativa rispetto al passato. L'intervento che fa il consigliere Valdegamberi, dove dice c'è il potere di decidere, noi lo stiamo esercitando il potere di decidere, questa Giunta l'ha fatto. Il rilievo che lei fa, consigliere, dove dice nel 2024 io avevo presentato una mozione, non è stato dato seguito, evidentemente è un rilievo che non sta facendo a questa Giunta, è il rilievo fatto al Presidente Zaia e alla sua Giunta. Sta di fatto che noi appunto dal 2024 di fatto operiamo nel 2026 e lo facciamo con coraggio, cercando di non esporre, ma anzi interpretando le necessità di un territorio, perché di fatto mi dicono anche gli uffici alla mozione che era stata presentata sua è stato dato comunque anche seguito, per cui di fatto noi stiamo individuando quello che è il percorso più adeguato, tenendo conto che una modifica del piano dei rifiuti richiede tempo,
richiede un monitoraggio di piano che è stato ultimato alla fine di dicembre e di conseguenza il fatto invece oggi di valutare quelli che sono dei criteri che vedono dei fattori di pressione ambientale come degli elementi che non riguardano il singolo caso, ma riguardano delle aree ampie della nostra regione, e quindi va ad essere un ragionamento questo generalizzato per considerare tutte le fattispecie che possono ricadere in un determinato ambito. Giustamente, come dice la consigliera Barbera e come ha fatto anche notare il consigliere Bozza, è necessaria la condivisione, e questo è il percorso che noi vogliamo portare avanti, e lo faremo quindi nel prosieguo, nei passaggi successivi, con il coinvolgimento, come è stato previsto, con la seconda commissione, oltre quindi l'attività di giunta per definire appunto poi i criteri. Arriviamo oggi allora proprio a seguito di un lavoro che è stato fatto corale per cercare di rispondere alle richieste che arrivano da un territorio, cercando di dare delle risposte che siano anche da un punto di vista tecnico le più appropriate, che non espongano ma che invece diano delle risposte. Grazie Assessore. Per dichiarazione di voto, consigliera Bigon, prego. Grazie Presidente. Nel Veronese abbiamo la richiesta di 3 impianti di discarica. Il Veronese smaltisce circa il 50% di tutti i rifiuti speciali prodotti e smaltiti in Veneto. Non è più accettabile una pressione del genere. Non è accettabile proseguire con una situazione che vede Verona penalizzata in Veneto sempre e comunque per quanto riguarda lo smaltimento delle discariche. E non era possibile proseguire, tanto che il voto favorevole lo diamo proprio per 2 motivi. Uno, perché è la prima volta che la legge copianifica una normativa con un'altra regione, la Regione Veneto, quindi si mette in copianificazione con la Regione Lombardia, in questo caso in attesa di fare un accordo che veda appunto la risoluzione di determinate problematiche, quindi la sospensione e poi ovviamente la non autorizzazione di quelle che sono attualmente le richieste fatte nel Veronese. E questo era importante. L'altro aspetto è perché comunque la legge da come è entrata è migliorata. È migliorata perché l'intesa passerà, a diversità di come era stato impostato in precedenza, dalla Commissione, e crediamo che questo sia fondamentale, perché i criteri li dobbiamo conoscere, perché dobbiamo sapere i motivi e le motivazioni e soprattutto anche le questioni che comporteranno un accordo e quindi un'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto. Quindi il fatto che siano stati accolti questi emendamenti prima in Commissione e oggi in Consiglio regionale lo riteniamo fondamentale, così come è stato fondamentale anche il accoglimento della normativa europea che vede appunto il fatto di sommare quelli che sono i pesi delle discariche, non solo nei 10 km ma anche oltre, all'interno di quello che è la Regione Veneto. E quindi abbiamo votato a favore e lo facciamo con il voto finale con un criterio però fondamentale, che è quella che vigileremo. Vigiliamo per la sospensione di tutti i provvedimenti, vigiliamo in attesa di questa intesa, vigileremo sui criteri che verranno adottati tenendo conto che la Lombardia non parla solo di impianti ma parla anche di ampliamenti. Teniamo conto del fatto che occorrerà anche ampliare quelli che non sono soggetti a VIA, a diversità di quello che è questo progetto di sospensione, e ovviamente anche il fatto che il Veronese, soprattutto questo territorio, non deve più essere oggetto e territorio di smaltimento di quanto già non fa e non ha fatto in passato. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Barbera. Grazie Presidente, sarò
breve solo per ringraziare ancora una volta l'assessore Venturini e tutta la Giunta per il percorso legislativo che è stato fatto in tempi molto rapidi. Legiferare comporta dei tempi amministrativi che non sono scontati e questa velocità nel portare questo provvedimento in aula è segno, come dicevo nel mio intervento all'inizio di questo Consiglio, del voler rispondere a delle esigenze e delle istanze che i cittadini sui vari territori ci chiedono a gran voce. Per questo il voto chiaramente su questa proposta di legge per quanto riguarda Fratelli d'Italia sarà assolutamente positivo, non può essere diversamente. Per di più con l'ultimo ordine del giorno che abbiamo votato prendiamo anche un impegno morale a proseguire su questa strada con velocità anche nella tutela dei territori sottoposti a pressione ambientale anche oltre i 10 chilometri. Quindi avanti così e chiaramente il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie consigliere. Consigliere Succhi. Esprimiamo ovviamente il voto favorevole del nostro gruppo, sottolineando la bontà del fatto che ci sia una legge che è un'intesa tra varie regioni e quindi questo è un momento basilare che per concordare e tutelare i territori anche nelle zone di interconnessione, ma comunque come indirizzo anche strategico per rivalutare poi la tutela a livello del Veneto di tutto il territorio, ponderando le varie situazioni che ci sono e sempre affidandosi con quel principio che sì, bisogna creare degli impianti, ma prima privilegiando sia il territorio che i suoi abitanti. Grazie consigliere. Consigliere Rigo. Grazie Presidente, ovviamente per dichiarare il voto favorevole ad un provvedimento importante, un provvedimento che va nella giusta direzione, quella di sospendere gli impianti di smaltimento rifiuti ai confini regionali, perché sono zone che hanno avuto una pressione ambientale fortissima e perché gli impianti di smaltimento rifiuti non hanno confini amministrativi e le ricadute di questi impianti travalicano i confini, ricadute dal punto di vista infrastrutturale, ambientale e sociale. Abbiamo delle opportunità straordinarie. Io credo che non sia, ringraziando la Giunta per questo lavoro, credo che non sia elegante citare o incolpare o additare la scorsa Giunta e lo scorso Consiglio che in molti ambiti hanno fatto un lavoro veramente importante. Sento dire e ripetere spesso in quest'Aula e con piacere da qualcuno che questo sarà il Consiglio che questa legislatura il Consiglio si riapproprierà delle proprie funzioni. Bene, ora lo stiamo dimostrando, bene se lo dimostreremo anche nel prossimo futuro, togliendo la deroga che permette la realizzazione delle discariche di amianto nei territori di alta pianura e ricarica degli acquiferi e ristabilire quanto sancito dal piano rifiuti nel 2015, il divieto assoluto. Io sono convinto che possiamo costruire un percorso importante, un percorso per dare dignità a territori importanti che hanno già pagato un prezzo ambientale molto molto alto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Bozza. Grazie Presidente. Allora ringrazio ovviamente l'assessore, ringrazio Venturini, ringrazio ovviamente i colleghi e ringrazio anche per la pazienza lei per questi momenti di confronto che sono andati in una direzione unica. Io credo che la direzione che abbiamo oggi condiviso era quella di cercare di portare non solo un testo che mettesse un punto fermo per un progetto e una pianificazione che ovviamente ci vede protagonisti nell'ascoltare quello che i territori hanno fatto pervenire in questi 2 anni. Credo che sia un atto concreto, un atto nato da un percorso di responsabilità e competenza, un atto di concertazione anche sulla base di quello che le altre regioni, la regione confinante ha adottato e anche per confrontarci con regole diciamo uguali per evitare di compiere magari qualche errore del passato. Ma lo dico a beneficio non di questa regione piuttosto che di altre regioni, lo dico a beneficio dei territori sul fatto che noi oggi abbiamo anche la responsabilità politica di andare a individuare con
i percorsi anche insieme, ma con le esigenze contingenti che sono cambiate sui nostri territori, è evidente che da questo punto di vista ci sia anche questo confronto. C'è stato un confronto per salvaguardare l'obiettivo di questo progetto di legge e credo che anche con l'opposizione ci siamo posti in un tavolo di confronto nel merito, di un confronto politico ma anche di un confronto tecnico, perché se l'obiettivo è quello di avere un progetto di legge che diventi legge, che ci consenta di avere uno strumento operativo in maniera efficace, è chiaro che questo strumento operativo deve essere salvaguardato nella sua integrità e anche ovviamente nella sua finalità politica. Abbiamo fatto questo percorso e questo lavoro importante, non è stato facile perché chiaramente quando tu modifichi le regole in un momento come questo bisogna anche valutare giustamente tutte quelle che sono le situazioni attuali e i contingenti reali, ma credo che questo che ne esce è un lavoro di squadra importante e che darà sicuramente ai nostri territori una svolta su quella che è la pianificazione e l'organizzazione sul territorio. Quindi al di là poi delle sfumature, al di là magari di quello che può essere stata pensata una perdita di tempo durante anche le pause, io credo invece che sia stato un momento di confronto costruttivo e credo che ancora una volta questo Consiglio abbia dimostrato tra maggioranza e minoranza di anteporre l'interesse del territorio e dei cittadini, grazie anche a un lavoro di sintesi dell'assessore e che credo non si sia mai neanche registrato nelle scorse volte. Quindi credo che insomma, dopo l'esperienza del bilancio questo sia un altro atto amministrativo che suggella comunque un confronto di lealtà tra maggioranza e minoranza nell'interesse dei veneti. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Le considero chiuse e passiamo alla votazione. È aperta la votazione finale per il PDL numero 64. Si apre la votazione, prego. Chiusa la votazione. Provvedimento approvato. Sono le 26. Dichiaro chiuso il Consiglio e ci ritroviamo il 26, nella speranza di avere meno momenti di riflessione e più momenti di votazione. Il 26, sempre alle 14:30. Grazie.